Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi andremo a vedere come rimuovere la resina secca, che può essere da qua perché magari prendete la campana di plexiglass con le mani, o può capitare che ci sia un po' di resina secca anche sul display. Un attimo che rimetto a posto tutto. Allora, noi nella confezione del toolkit troviamo questa spadolina, però se andiamo a provare, poi vi farò vedere il video nel dettaglio, a togliere la resina secca con questa spadolina non avremo buoni risultati. Quindi io su Amazon, poi vi lascerò il link in descrizione, ho preso questa, che è come una lametta, è solo che è di plastica. E adesso vi farò vedere nel dettaglio come andrò a pulire. Ecco qua ragazzi, andiamo adesso a rimuovere la resina secca. Mettiamo un po' di alcol, il denaturato va benissimo. E come possiamo vedere con la spatola in dotazione facciamo molta fatica e non viene via quasi niente. Invece se andiamo a prendere questo, ecco qua la resina che viene via tutta. Viene via tutta e pure questo insomma non fa danni al vetro, non va a rigare il vetro e quant'altro perché comunque è di plastica. Ok, proseguiamo. Andiamo a vedere pure contro luce insomma, perché poi una volta messo l'alcol si vede meno la resina secca, però cerchiamo di capire bene dove sta. Ok, ecco qua. Qua c'è un altro po'. Ci passo poco di isopropilico che sgrassa un po' di più la resina per capire come siamo messi. Allora, eccoci qua. Ho tagliato un po' il video perché comunque l'operazione magari poteva essere un po' noiosa. Alla fine passeremo un po' di isopropilico e come potete vedere la resina secca si è tolta tutta. Rimangono queste macchiette, che questo è colpa mia perché ho aspettato troppo a togliere la resina, perché la resina si mangia la plastica. È come quando l'avete la resina sulla macchina che se aspettate troppo a toglierla si mangia la vernice, lo stesso discorso. Questa è pure chimica insomma, e mi si è mangiata un po' la plastica, però come potete vedere confronto a prima abbiamo tolto comunque tutta la resina, è pulito. È rimasto macchiato perché la resina si è andata a mangiare la plastica. Bene ragazzi, come avete potuto vedere la pulizia è molto semplice, anche cambiare la lama è molto semplice. Andremo a premere in questo modo e si stacca. Con questa confezione che ho preso io costa una cavolata, circa 7-8 euro. Ci troviamo 10 lame di ricambio.
Se volete investire un po' di più c'è una versione che costa 16 euro con ben 100 lame di ricambio. Comunque vi lascio tutti i link qua in descrizione, e anche rimetterla è molto semplice. Ecco qua, c'è qua un pezzetto di plastica che va agganciato, e molto semplice. Non so se, perché dal video prima forse non si vedono, qua si vedono meglio le macchiette che sono rimaste, la resina che si è andata a mangiare proprio il plexiglass. Quindi il mio consiglio è di non fare come me, ma non aspettare tanto. Appena la vedete sporca, e comprate il prima possibile questo e andate subito con l'alcol a pulire tutto. Io ho pulito tutto con l'alcol denaturato e alla fine andate a lucidare con un po' di isopropilico, in modo che rimuove ancora meglio le macchie, insomma. Ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial che farò sul FEP, visto che è il mio ora di sostituirlo. E come sempre vi invito a mettere mi piace se il video vi è piaciuto e a iscrivervi al canale ed attivare la campanella, così da non perdervi nessuno dei nostri aggiornamenti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video con NerdHead 3D.